Dicono che sono un architetto. Quando mi hanno proposto, mi hanno chiamato di dedicarmi alla ristrutturazione di uffici del tribunale giudiziari, io mi sono trovato di fronte a questo complesso abbastanza grande, abbastanza impegnativo, e perciò, secondo le leggi di allora sulla parte giudiziaria, erano quelli che hanno comandato la funzione. Pensate che allora era proibito che il detenuto venisse visto da qualsiasi persona, avvocati, eccetera, e doveva arrivare nell'aula penale di dibattimento della gabbia senza essere visto. Era il primo problema era questo, è un problema, far arrivare il cellulare in aula. Allora ecco dove nasce l'idea degli scavi. Passare sotto il giardino e arrivare nel sotterraneo per fare, appunto, per portare il cellulare lì e mettere gli ascensori o le scale separate, in maniera da arrivare nell'aula dipartimentale. Questo progetto nasce di fare lo scavo. Allora, lo scavo, evidentemente, con l'esperienza avuta, il primo mestiere era che con la soprintendenza archeologica stabilire di fare questo grande scavo e di creare un fatto scientifico unico in Italia, come quello di Cagliari più o meno. E allora bisognava far venire un archeologo medioevalista, che in Italia non c'erano, perché in Italia gli archeologhi facevano solo la roba romana, perché la roba medievale la demolivano. Vabbè, non era rispetto neanche per quello che era sopra, non per quello che era sotto, perciò non era ancora una cultura della conservazione. E allora, dicendo quell'esperienza che ho avuto, ho chiamato Peter Hudson, e Peter Hudson era un assistente che veniva tutte le estate a Pavia, che veniva dall'Inghilterra e facevano gli scavi a Pavia, perché a Pavia c'era molta roba medievale. No, però l'ho portato a Verona. Ecco dove nasce la collaborazione con un grande professionista, il quale, mentre noi scavavamo, c'era un cartello esterno messo che diceva alla gente cosa ha trovato giorno per giorno. Il pubblico era informato. Però abbiamo fatto lo scavo però con gli uffici funzionanti, è un'altra follia. Oggi con la sicurezza, immaginate. Per il progetto abbiamo fatto una proposta per evitare di andare su con scale, ascensori, eccetera. Dato che c'era in ballo lo scavo, abbiamo detto forse una parte dello scavo si presta a creare la sala del dibattimento, no? In maniera che senza far scale si è fatto un progetto che si poteva fare una sala così. Allora io con l'occhio che guarda, no, che illuminavano la sala, ho veduto da sotto quello che gli occhi che più o meno c'erano adesso. No, e lì hanno detto che io sotterravo la giustizia. Nasce il rapporto di coprire uno scavo archeologico fondamentale inserito in una funzione nuova,
una fruizione d'arte. Nasce la spazialità, la convivenza, la valorizzazione, e lì la grande esperienza è unica, no, non c'è confronti. Sì, no, e viene destinata a fare museo d'arte, museo sì, archeologico, però con la libertà, l'accordo era di libertà di fare delle mostre integrate, che potevano essere mostre di scultura, di pittura, e difatti abbiamo fatto le prime mostre, messo ancora i parapetti di legno in cantiere, abbiamo fatto i quadri dei Miro, abbiamo fatto di altre mostre, anche Arnoldi con le sculture si prestava a questa spazialità di fare le mostre non ascetiche, ma le mostre che vivono un'altra atmosfera. L'importante di questo scavo è che dallo scavo non lo soffochi, lo scavo è vivo, è aperto e vedi la parte medievale, fa parte della continuità, questa spazialità che non è isolato, non è una tomba. E questo credo che sia stata un'anticipazione, la casualità, un'anticipazione di quello che potrebbe essere un museo oggi, indipendentemente che qualcuno torna indietro. Ma oggi il museo è l'ambiente, è lo spazio, è la città. La città come la nostra è un museo.